Cosa significa avere una stampante Epson chipless senza chip? Significa che non sarà più necessario avere un chip nelle cartucce inchiostro, con tutti i risparmi di tempo e di denaro che ne derivano, dato che i chip dell'Epson sono famosi per i problemi che creano. Sarà quindi possibile usare sistemi di alimentazione continua CIS o cartucce ricaricabili, oppure usare cartucce compatibili. Si potrà stampare senza fermarsi mai, senza bisogno di resettare i livelli di inchiostro. Ci sono diversi siti che offrono questo servizio, ma magari non tutti funzionano e hai paura di scaricare software pericolosi per il tuo PC. Io ho testato il servizio di inchip.net. Funziona, è semplice e affidabile. È un sito serio con tanto di indirizzo, contatti in caso di problemi e tutto il resto. Dunque, come si fa? C'è bisogno di un PC o di un notebook con Windows e un cavo USB. Per prima cosa si scaricano il programma di firmware per la tua stampante e il programma di attivazione, in questo caso una Epson XP235. Aspetta che finisca, poi metti i due programmi nel desktop per comodità. Estrai i file zip. Bisogna poi comprare il codice di attivazione. Il costo è 20-25 dollari. Seleziona il modello della stampante e segui tutte le procedure, aggiungendo i dati e selezionando il tipo di pagamento. L'email è importante, assicurati di scriverla esatta perché è qua che verrà inviato il codice di attivazione. Una volta finito, spegni la stampante con il tasto di spegnimento e aspetta un minuto o due. Usando un cavo USB connetti la stampante al PC o al notebook con il sistema operativo Windows. Metti la stampante in firmware mode. Per farlo premi contemporaneamente i tasti Stop, Copia colore, Wi-Fi e Accensione. Le luci del pannello dovrebbero accendersi. In caso contrario, spegni la stampante e riprova. A questo punto lancia il programma inkchip.net firmware che hai scaricato precedentemente. Clicca avanti, spunta accetto, clicca avanti, clicca avvio, sì. Comincerà l'operazione di download del firmware. Quando sarà completo, tutti i LED della stampante lampeggeranno. Premi fine. Nel pannello della stampante premi il tasto stop e la stampante si spegnerà. Accendi la stampante normalmente e lancia inkchip.net Activation Code. Seleziona il modello della tua stampante e clicca su Attivate online. Nella finestra che si apre inserisci il codice che ti è stato inviato via mail. Clicca OK. Il programma invierà la richiesta al server di inkchip.net che attiverà il firmware. Salva da qualche parte il recovery code. Questo codice servirà nel caso occorra ripristinare il firmware. È finito, ora puoi spegnere la stampante. Accendi la stampante, ora non ha bisogno di chip. Nota che il LED che segnalava la cartuccia in esaurimento è sparito. Una cosa importante, evita assolutamente di fare aggiornamenti al firmware. Servono più che altro a mettere fuori uso le cartucce compatibili, quindi disattiva gli aggiornamenti automatici. A seconda del sistema operativo le procedure sono diverse, cerca quella adatta al tuo PC. Un'ultima cosa, ricorda che lasciare le testine senza inchiostro potrebbe danneggiarle.